Ciao a tutti e benvenuti in un altro video di Vipro Audio. Oggi parleremo di flanger, un effetto che è nato praticamente negli anni 50 quando ancora le nostre digital audio workstation non esistevano e quindi per registrare un brano bisognava utilizzare dei registratori a bobina che andavano dalle 8 fino a 24 piste, quindi i nostri canali odierni in pratica. La tecnica del flanger consisteva appunto nel registrare lo stesso segnale su due registratori a nastro differenti e uno dei due veniva rallentato, la riproduzione veniva rallentata sulla flangia, da qui proviene il nome di flanging, la tecnica del flanging. Il flanger, come sappiamo, è molto simile al phaser, ma a differenza del phaser, il flanger utilizza solamente dei ritardi che vanno dai 5 fino ai 20 millisecondi. E non come il phaser che invece ha bisogno anche di un EQ all pass filter per generare dei notch filter con distanze tra loro differenti. Invece i notch che vengono generati dalla tecnica del flanger sono equidistanti. Quindi ad oggi ovviamente siamo pieni di plugin dove la tecnica del flanger viene praticamente subito realizzata solamente toccando magari l'impostazione del timing, no? Oggi vi voglio mostrare una tecnica che è un pelino macchinosa, ma che secondo me ha i suoi vantaggi. La si può gestire in maniera molto fluida. Questo riprende proprio una vecchia tecnica, cioè riprende appunto la tecnica del flanging. Passiamo su Pro Tools e vi faccio vedere come si fa questa tecnica qua. Homemade, tra virgolette, senza avere già i plugin come Universal Audio o comunque anche quelli là di Eventide o altri plugin che emulano praticamente questa tecnica qua. Troviamo sulla nostra schermata di Pro Tools e in pratica ora vi faccio vedere qual è il plugin che io uso per emulare questo ritardo, che non è altro che un delay in millisecondi proprio per ritardare questo effetto della mano sulla flangia del nostro registratore a nastro e come impostare le automazioni sul volume e su quanto tempo dobbiamo ritardare oppure no. Però prima di arrivare in questa fase qua delle automazioni, come vedete c'è un pezzo di traccia registrato. Questo non è altro che il full mix, che in questo caso è di questo brano, che ovviamente io sto utilizzando solamente per farvi vedere questa tecnica. Infatti, come vedete, sulle singole tracce non c'è stato fatto nessun tipo di processo, a parte qualcosina sulle chitarre, ma il resto è tutto flat e quindi non suona proprio alla grande, ma l'effetto del flanger sarà udibile comunque. Tutto il brano, come ben sappiamo, se conoscete già il mio routing, va in una traccia full mix e la traccia full mix va in print mix. Questo lo faccio perché ho la possibilità di attivare il track input monitor, che praticamente mi fa ascoltare, se io ho stampato il mix qua, potrò switchare sul mix effettivo che sto facendo e sul rough mix che ho registrato all'inizio. Quindi vado a registrare la mia traccia qui sul print mix, che in questo caso è già questo il mio print mix, e voglio fare questa tecnica magari qui in chiusura. Ora vi faccio ascoltare dove, senza però l'effetto flanger. L'effetto flanger lo metto in mute. Io voglio fare l'effetto flanger solamente in questa porzione del brano, in chiusura del giro, insomma. Il plugin per fare ciò è questo qui. Io sto usando il Time Align di Eventide. È un plugin altro che aggiungere dei ritardi in millisecondi, tutto qui. E quindi l'ho aggiunto sulla nostra traccia. Come vi farò vedere, ho automatizzato sia il volume generale di questa traccia e sia il tempo, praticamente vedrete si sposterà praticamente sulla destra ora che metterò in play. Vi faccio ascoltare l'effetto come verrà una volta applicate queste automazioni. È un
bel effetto di flanger che mi completa la chiusura, come se stesse arrivando un aereo in pratica, no? E quindi è davvero figo questo effetto qua. E che cosa abbiamo fatto? Appunto, come avete visto, abbiamo solamente ritardato la traccia print dell'intero mix che avevamo registrato prima sul print mix, ok? Se io metto in solo questa traccia qua e vi faccio ascoltare, non è altro che il print mix generale, ok? Avete sentito? Non è altro che il print mix. Io ovviamente l'ho aperto, c'è un'automazione e l'ho aperta dove mi interessa, ma se ovviamente togliamo questa automazione e accendo tutto, eccolo, voilà, togliamo anche questa e accendo anche questa. Ok, è sempre l'intera traccia, quindi ritorniamo come era prima, spegniamo la parte che non mi interessa del mix registrato e attivo solo la parte finale. Poi ovviamente qui questo è il nostro volume del nostro fader che si alzerà solamente nel punto che mi interessa. E questa è l'automazione del tempo di delay. Questa qui è l'automazione del tempo di delay. Quindi l'effetto finale è questo qui. Molto figo, Cioè, interessante. Questo è come mi piace fare l'effetto phaser, però ovviamente, come ho già detto, ci sono tanti plugin dove tu potresti mettere già questo plugin magari sul full mix e gestire il dry wet, anche se non so se l'effetto sarà lo stesso. Possiamo anche dire un'altra cosa, come avete sentito nella traccia che ho registrato, all'interno c'è anche già la batteria e tutto quanto, ma nessuno vi vieta magari nel print mix, prima di stampare la traccia che vi servirà per ritardare il segnale, di registrarvi solamente magari le chitarre, perché magari l'effetto flanger lo volete solo sulle chitarre, o lo volete solo sulla voce. Questo dipende da voi e dall'effetto che volete tirar fuori. Credo che abbia detto tutto, quindi se ti è piaciuto questo piccolo video tutorial come emulare un effetto di flanger senza utilizzare i classici plugin già confezionati, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se ti piace lascia un like e iscriviti al canale. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!